We're here with Professor Mario Ascheri, a wonderful historian who has worked at the University of Siena and Rome and has a great passion for Siena. So today we're going to ask him a few questions about 3 different people who've lived in Siena, and then we'll have another interview with him in a few days' time. Buongiorno professor Ascheri, grazie mille di essere venuto qui con noi oggi. Quindi oggi parlerà un po' di 3 personaggi importanti di Siena, vero? Esatto, il piacere è mio. Parliamo così in libertà, allegramente, in allegria. Rimanete connessi su Place to Be Siena. Stay in contact with us on Place to Be Siena. Sigla. One of Siena's most famous citizens is Santa Caterina of Siena, a person very dear to my heart. Professor Ascheri will tell us a bit about why she's so important not only to Siena, but to Italy and to Europe in general. Professor Ascheri, allora, ci parli un po' di questa Santa Caterina, perché è così importante, cosa ha fatto e perché Siena deve essere fiera di questa sua cittadina? Bene, devo confessare, Anna, che è una domanda difficile rispondere in pochi minuti. Ci si può fare un intero corso universitario, perché è stata una donna di eccezionale importanza in quel secolo e naturalmente la cosa più nota è quella che è riuscita a portare il papato, a riportare il papato da Avignone a Roma, quindi già basterebbe questo per far capire l'importanza che ha avuto. Ma la cosa straordinaria di questa donna, che era poi minuscola, una persona che oggi forse diremmo anche consumata proprio dai digiuni, dalle penitenze, qui la sua casa natale è qui in questo complesso, che poi è stata acquistata per farla diventare appunto sede proprio della contrada e della confraternita di Santa Caterina. Qui è tutto un po' complicato, quasi come la vita di Santa Caterina, perché si è lavorato in continuazione. Se voi andate a visitare questi 2 oratori, queste 2 chiese, ci si è lavorato in tutti i secoli. Perché? Perché Santa Caterina è stata importante sempre, anche all'ospedale al Santa Maria della Scala ci sono le sue tracce, perché è stata una delle prime donne a darsi da fare proprio da esterna, andare ad assistere i malati, così come assisteva ad esempio i condannati a morte. È famoso il caso dell'assistenza a 2 che imprecavano mentre venivano portati al patibolo, bestemmiavano, ne dicevano di tutti i colori, e lei riuscì lungo il tragitto, fece un intervento, non si sa bene con precisione cosa abbia detto, come siano andate le cose, però riuscì appunto a convertirli, almeno a sedare questa agitazione di questi 2 condannati. Ecco, riusciva in queste situazioni e aveva una tale capacità di presa sulle persone. Ha avuto degli allievi già in vita, nobili e popolari senesi, che hanno scritto la sua vita, hanno raccolto le lettere, no? È molto complicata la storia di Santa Caterina, proprio perché molti suoi allievi, quelli che si consideravano proprio suoi allievi, ne hanno narrato le vicende, ne hanno raccolto la volontà, e quindi ci sono molti manoscritti sparsi nel mondo e c'è difficoltà ad esempio a fare l'edizione delle lettere di Santa Caterina, che sono un capolavoro tra l'altro della lingua italiana. Poi anche dei testi in latino, ma quelli sono più teologici, sono dottrinali perché lei si addentrò anche in questioni teologiche
il che la pose in una luce sospetta nei confronti dell'Inquisizione. Lei fu anche presa insomma di sottotiro, perché primo era una donna, secondo aveva un enorme successo e non aveva nessuna carica ufficiale. Cioè voi dovete pensare ad una che si presenta alla gente, ai principi, scrive ai papi, ai principi, senza avere nessuna veste ufficiale. È una donnina, una popolare dell'Oca di Fontebranda, e che è intima, perché la cosa poi più straordinaria di questa donna era capace di minacciare questi i potenti, dicendo cosa dovevano fare. Tu potente devi fare questo. Ci sono delle famose lettere contro i politici arroganti, che non amministrano bene, che sono appunto spendaccioni, eccetera, che si adattano anche alla politica di oggi, si possono leggere per la politica di oggi. Quindi pensate l'attualità di Santa Caterina. Non ha lasciato niente di intentato. Andava a parlare col governo di Firenze, con i ricchissimi salimbeni alla Rocca di Tintinnano, suscitando anche sospetti nel governo senese, perché lei è cittadina senese, però fa politica del tutto autonoma da quella del governo. Il governo era esterrefatto di questa che si permette di inserirsi nei rapporti diplomatici tra Siena e Firenze, che come sapete hanno sempre avuto qualche problema, e quindi è stata sospettata a un certo punto addirittura di collusione con il nemico. Pensate un po', lei tirava dritto, sapeva dove doveva andare e quindi aveva una specie proprio, era una mistica che era tutta presa dalla sua missione, quindi chi gli capitava intorno non aveva nessuna importanza, trascurava appunto gli eventi, erano eventi estemporanei. Quello che contava era realizzare il suo scopo, che tra l'altro era anche quello di una crociata, perché il pericolo turco stava diventando minaccioso, eccetera. Uno dei suoi pallini era appunto esortare i principi cristiani a riprendere le armi, a ripartire. Quindi insomma non è che fosse poi una pacifista, era una donna di grandi capacità, appunto, da un lato interiori per questa profonda riflessione, e poi anche invece diremmo oggi manageriali, una donna del 300 che aveva una grande capacità di incidere sui fatti quotidiani. Right. Well, as you heard, that response was rather long and complicated because Catherine of Siena is a person who has a very complicated history. He says it would be worth taking a whole university course about her, which luckily I did. I have studied St. Catherine of Siena, so she's my girl. So what Mario Ascheri was telling us was that she's a complicated figure from the Contrada of the Oca, right here where we are in this complex, which is her family home, but it has changed over the centuries. Catherine lived from 1347 to 1380. When she was canonized in 1461, an oratory was dedicated to her, and so we have decorations from the 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century even. Things are still happening here because this figure is so important. Why? She was a very small person because she fasted, she beat herself, but she had a huge character. She was a woman of enormous importance. So Catherine, this simple woman from Siena who took the Dominican habit, but she was a tertiary, she worked in the hospital of Santa Maria della Scala, she worked all through the city, and she was heavily involved in trying to bring peace between the Sienese and the Florentines, always at war, when she was alive and even after. And not only was Catherine trying to bring peace between warring towns, but also peace within the city of Siena, where families like the Salimbeni perhaps were having too much power, so she was trying to placate them. And she looked at the government of Siena with suspicion as well, which didn't really leave her in good favor with this city. Catherine's political life continued beyond Tuscany because she wrote letters. Again, this person who has no official role, but she wrote letters to kings and popes, and most famously Pope Gregory XI, who was in Avignon, and she convinced him to come back to Rome. This was huge for any person to do, let alone a 14th century Sienese woman.
So Catherine's political activity really made the church look at her with suspect as well. The Sienese citizens thought she was maybe going beyond the boundary of her role as a woman, and the church also looked at her with suspicion. The Inquisition questioned her because who was this woman? Was she inspired by the devil or by God? Eventually it was decided that God was the entity who guided her. And in fact, her collection of letters and then her dialogue between the soul and God are incredibly important pieces of theology and also of the Italian language, which was born here in Tuscany. But despite all this, Catherine eventually was canonized, although it took 70 years and a pope from Siena to actually make her a saint. She's protected by the Dominicans. She is also stigmatic, like St. Francis. She's the patron saint of Italy and of Europe, so she's rather an important person to know. We're now sitting at the Osteria La Chiacchiera between San Domenico and the Biblioteca Comunale, or the Library of Siena. Allora, adesso ci troviamo alla chiacchiera tra San Domenico e la Biblioteca Comunale e adesso ci parla un po' di un altro personaggio speciale. Sì, siamo proprio nel posto giusto per parlare di un personaggio che tutti conoscono per la statua, ma di cui non sempre le informazioni che corrono sono giuste. Mi riferisco a Sallustio Bandini. Già il nome è strano, questo Sallustio romaneggiante, e poi Bandini invece è una famiglia tradizionale nobile senese importante, di cui questo Sallustio è un esponente nato a fine 600 e morto alla metà del 1700. Questo personaggio tutti lo conoscono per la statua che è innanzi alla sede del Monte dei Paschi. E vedendolo davanti al Monte dei Paschi circolano anche delle favole, come quella che avrebbe inventato la cambiale. Questa è una delle cose che ho sentito dire anche da alcune guide turistiche non senesi, perché quelle senesi sono bravissime, ma così come informazioni che corrono c'è anche questa. Invece no, lui è importante per ben altri motivi. Sallustio Bandini nasce a fine 600, abbiamo detto, e entra nella carriera ecclesiastica e diventa presto, certamente grazie anche alla nobiltà dell'origine e alla cultura, diventa arcidiacono della cattedrale senese. Ha quindi una posizione ecclesiastica importante, è uno studioso come era normale in quei secoli per i nobili senesi, occuparsi più che di business, occuparsi di studi. Questa era la passione dei nobili senesi, delle accademie, no? Gli intronati, i rozzi. Ecco, e lui, non diversamente dai altri nobili senesi, si occupava anche di cose scientifiche. Fu all'Accademia dei Fisiocritici, ad esempio, che era stata fondata a fine 600 proprio per studiare i fenomeni della natura. Ed è da questo interesse per la campagna e per i prodotti della campagna, la ricchezza che la campagna produce, che Sallustio Bandini fu indotto a scrivere un trattato molto importante sulla Maremma, il discorso sulla Maremma. Perché? Perché la Maremma in quel periodo ancora largamente afflitta dalla malaria, però si sapeva che la Maremma poteva essere un grande granaio produttivo importante se si fossero fatti degli investimenti come quelli che il Monte dei Paschi appunto favoriva, gli investimenti nella campagna della Maremma. E quindi questo suo discorso fu scritto per perorare la causa della libertà del commercio dei grani. Cioè, mentre i politici del tempo, i governi del tempo tenevano sotto controllo e limitavano le esportazioni di grano, le importazioni, era una politica vincolistica facevano,
Invece lui sostiene che bisogna liberalizzare in modo da aumentare la produzione, cioè è un pensatore economico che anticipa le fisiocrate francesi, perché i francesi cominciarono a sostenerlo a metà del secolo XVIII. Ci sono proprio i cosiddetti fisiocrati, di cui il più importante si chiama Quesnay, e sono, come dice il nome, postulano la fisiocrazia, il potere della natura e quindi della agricoltura rispetto alle industrie che possono andare in rovina rapidamente. Invece l'agricoltura è la base della ricchezza. Con l'agricoltura buona si produce, si esporta e così via. Questo è il pensiero che diventa poi dei fisiocrati, e Sallustio Bandini invece lo fece negli anni 30. Questo trattato fu portato anche a Firenze, però per un po' di tempo anticipava troppo i tempi, per cui non fu preso in considerazione. Quando invece arriva il Granduca riformatore Pietro Leopoldo, lo prese molto in considerazione e lo fece stampare lui stesso. Il Granduca volle che questo capolavoro di Sallustio Bandini venisse dato alla stampa. Sallustio Bandini è interessante per un'altra questione che è talmente vicino a noi che è per questo che lo abbiamo inserito nel discorso. Come diceva Anna, qui vicino abbiamo la Biblioteca Comunale di Siena, la quale deve il suo primo fondo librario, circa 3.000 libri molto importanti, a Sallustio Bandini, che li ha donati per costituire appunto questa biblioteca. I suoi libri hanno costituito il primo fondo di questa che è diventata una delle biblioteche comunali più importanti d'Italia, perché ha ricevuto poi i libri dei conventi soppressi, dell'università, e quindi ci sono dei manoscritti preziosi del Medioevo con delle bellissime miniature, sono state fatte anche mostre importanti. Ecco, e l'origine è stata da parte di questo Sallustio Bandini, che aveva già un bibliotecario a casa, quando ancora era vivente, proprio per comprare i libri, metterli in ordine, avere rapporti con i dotti fuori Siena per scrivere, farsi mandare i libri più interessanti. Lui aveva questo Ascheri, che fu anche il primo bibliotecario di questa importante biblioteca. Okay, so between these two monuments, there is a name that we should all know, Sallustio Bandini. Now, if you walk through Siena, you may have seen his statue in the Piazza Salembeni, where the bank of the Monte dei Paschi di Siena is located. But not a lot is known about this person who died in the 18th century. A lot of people, Professor Ascheri was telling us, even tour guides, but not the Sienese ones, say that he invented the system of cambiale, or a system of exchange. But this is not true. He did many other things. The name Sallustio, too, is very strange, a bit Roman, but the name Bandini comes from a Sienese noble family. So there's a great tradition here of senesità, let's say. So let's find out what else he did for the city. Sallustio Bandini was a really interesting character. So again, we tend to think of him as being associated with the bank, and he was, but he was an academic. He was also the archdeacon of the Cathedral of Siena. He moved in different circles, including scientific circles as well, and he believed that a part of Tuscany called La Maremma, which was really filled with malaria at the time, the bad air, but he believed that there was great potential there to make it a granary for Siena. And the bank, founded in 1472, we should say, the bank said, yes, in grain there is money, because agriculture really is the basis for all riches. And so if we have a strong agricultural economy, we can also have a strong economic economy.
Right. Okay. So two final things we could say about the importance of Sallustio Bandini's ideas are that with this idea of the freedom of the market, the more freedom you give to the market, the stronger the market becomes. And this was really important, so much so that after his death, the Grand Duke Pietro Leopoldo adopted his theories and even printed them and made them part of the Grand Duchy of Tuscany. And a final thought is on the Academy of the Fisiocritici, right, which were adopted by the French a century later. So the idea of the power of nature, and Sallustio Bandini gave us this start. So now we must return to the Biblioteca Comunale, the Library of Siena, which was actually founded by Sallustio Bandini, thanks to his collection of nearly 3,000 volumes that he donated with the very idea of starting this library. He even had his own personal librarian who would help him choose various books from all over the peninsula and Europe. In the library today, we have books from universities, from suppressed convents, an enormous collection of engravings and prints, and it really is one of the most important libraries in all of Italy. The next two people we'd like to talk about are actually near and dear to Professor Ascheri's heart. The first one in particular, because his name is Giovanni Duprey, and he lived in the Onda, the wave contrada, which is where Ascheri finds himself now. The other is Giuseppe Pianigiani, who studied at my alma mater, the University of Manchester. Professore, le ultime due persone di cui vorremmo parlare sono Giovanni Duprey, che era nell'Onda come lei, e poi Giuseppe Pianigiani, un ingegnere che ha studiato tra l'altro a Manchester. Ci parli un po' di queste due persone? Io devo ringraziare per questo richiamo a Giovanni Duprey, perché abbiamo vissuto il Palio l'anno passato, è stato vissuto all'insegna di Giovanni Duprey con un bellissimo drappellone nel quale veniva riportato una sua statua famosa di Saffo, classicheggiante di Saffo. Chi era questo Giovanni Duprey? Questo è il discendente di una famiglia lorenese che si stabilì in Toscana come tante altre famiglie, e suo nonno in particolare a Siena, quando il Granduca di Toscana, il Granducato, fu assegnato alla famiglia dei Lorena dopo l'estinzione dei Medici nel 1737. Arrivano i Lorena e loro promuovono una emigrazione dalla Lorena di persone che avevano bisogno, oltre che di funzionari della propria corte, per venire a governare il nuovo Stato, anche persone che avevano bisogno di trovare un lavoro in Toscana, quindi molti sono andati in Maremma a fare i contadini e alcuni sono venuti a Siena. Tra questi il nonno di Duprey, che si stabilì appunto nell'Onda, e tra l'altro in un primo tempo nei registri fu registrato come Duplé. Probabilmente il cognome originario era questo, poi non suonava bene ai senesi e lo hanno trasformato in Dupré, capito? E questo era una famiglia, il padre un intagliatore, sposò una sarta e lui nasce nel 1817, se ben ricordo, e dopo pochi anni la famiglia si trasferisce a Firenze, perché qui aveva qualche problema, evidentemente non c'era tutto questo lavoro che invece a Firenze era più facile trovare. A 4 anni Giovanni Duprey va a Firenze, però conserva sempre i legami con la
terra originaria, ritornava periodicamente a Siena e facendo scuola, imparando l'arte dello scultore appunto a Firenze, diventa subito famoso partecipando ad alcuni concorsi che in quel periodo venivano fatti. E diventa così famoso, tanto per farvi un esempio, che una volta rientrò a Siena da Firenze a 26 anni e gli andarono incontro con i tamburi e le bandiere, tanto perché per accoglierlo degnamente. Lui diventa in poco tempo uno scultore preferito. Gli vengono ordinate delle sculture dall'estero, viaggia a Parigi, Londra, alcune cose sue sono all'Ermitage di San Pietroburgo, perché appunto diventa molto noto, tanto che aveva 50 anni quando la città di Siena gli mise una bella dedica sul palazzo dove era nato. Se voi andate in via Duprè, vedete vicino alla chiesa di San Salvatore c'è questa iscrizione in suo onore mentre era in vita ancora. Non solo, addirittura gli dedicarono la strada quando ancora era in vita. Quindi pensate, gli hanno dato degli onori che sono veramente eccezionali. E bisogna dire che lui però fu sempre molto grato alla sua terra. Siena viene sempre ricordata da lui, e lui fu noto anche per avere scritto dei pensieri sull'arte e una specie di autobiografia scritta crescendo a Siena e a Firenze in un italiano così bello, così semplice e chiaro, che divenne un libro per le scuole. I pensieri sull'arte di Duprè venivano usati dai maestri per insegnare l'italiano ai ragazzi, e quindi ancora nel 1930 veniva ristampato questa opera di 50 anni prima. Poi è rimasto legato naturalmente alla nostra contrada, anche perché alla sua morte i gessi di molte sue opere, che sono nelle piazze o nei musei, i gessi sono stati raccolti e sono ora visibili nel Museo dell'Onda, ed è una gipsoteca singolare, perché sono tanti bei pezzi conservati bene, quindi vale la pena fare una visita al Museo dell'Onda per vedere i gessi di Duprè. Professor Ascheri is really happy to talk about Giovanni Duprey because, again, he's from the contrada of the Onda, or the wave, so it's a person dear to his heart. Now, Giovanni Duprey was born to French parents. His father was an engraver and his mother was a seamstress, and so perhaps there was a bit of art in his blood. He was born right here in Siena, but when he was 4, his family moved to Florence, but Siena always remained in his heart. And in fact, he wrote a collection of thoughts about Siena in an Italian that was so beautiful. It was still used as an Italian textbook in the early 20th century, just to give you an idea of what a well-rounded person he was. His sculptures are not just in Italy, but they are all over Europe, including the Hermitage in St. Petersburg. His glyptothek, or collection of plaster casts, can be found in the Museum of the Onda, which is open most days, actually, I believe, now. So you can visit the museum to see this wonderful collection of gessos, which then were later made into marble statues. Now, the name Dupré is French, perhaps from Duplé, because they come from a family of the Lorraine area of France, and the Lorraines became the Grand Dukes of Tuscany after the Medici. I must correct myself because I said his father was French. It was actually his grandfather who came to Tuscany at the request of the Lorraines, because they said, come down, there's work here in Siena and in the Maremma.